Accidente. Sempre in ritardo. Vorrei sapere, stenterò sempre a crederlo, come possa essere il fratellastro di Sid. Sarebbe buono anche Tom se avesse più voglia di studiare e meno voglia di girare. Chi c'è, c'è, e chi non c'è, peggio per lui. Fetch the cake. Let me help you with it, Cousin Mary. Tignolina! Tignolina! Cos'hai da strillare? Di legna volete questa o questa? Oh, fa lo stesso, Jim. A me questa mi pare più buona di questa. Oh, sì, va bene. E guardatelo lì. Non usa più pettinarsi e lavarsi le mani prima di andare a tavola, eh? Già, tanto se lo fai come i gatti. Ora mangia prima che si raffreddi. Signore, grazie del pane che ci dai, amen. Mi dai il pane, Mary? Tom, oggi a scuola doveva fare un gran caldo, vero? Sì. Didn't you want to go swimming, Tom? No, well, not very much. Ed ora, caro, non hai più caldo, vero? Ora no, perché ho messo la testa sotto la pompa. Sono ancora bagnato. Senti. Già. Così per bagnarti solamente la testa non avrei avuto bisogno di aprirti il colletto dove io l'avevo cucito. Ed io che credevo che tu avessi marinato la scuola per andare a nuotare. Il colletto non era cucito col filo bianco? Sì, filo bianco. E adesso è nero. Tom! Ai! Non può essere diventato nero al sole. Faresti perdere la pazienza a un santo. Sì, zia. Ora basta, va subito a letto, dritto, filato. Mercoledì si va a nuotare e giovedì si dà il bianco. Volentieri, zia. Ma la calce non è pronta. Oh, sta tranquillo. Te ne ho preparati io 3 secchi pieni. A tutte queste tavole? E fino all'ultima. Il lavoro deve essere fatto bene, non in fretta, vero, zia? Già, naturalmente. Dirò che non puoi andare a nuotare perché oggi hai da farli in bianchino. Ciao, Tom. Dio Polly! Senti, Jim. Io vado al pozzo per te e tu dai il bianco per me. Non faccio, signor Tom. La zia mi ha detto che devo andare sempre per i fatti miei. Se no dice che mi prende la testa e me la taglia. Lei? Lei non taglia la testa a nessuno. Dà soltanto dei biscotti con il suo ditale. Così. Ai! Scusa, signor Tom. Non volevo farti male. Beh, facciamo un affare io e te. Se tu dai il bianco, io ti faccio vedere il mio dito ferito. Ci sta. Au! Via libera! Il battello del fiume parte subito! Partenza, signori, da Nuova Orleans! Avanti! A tutto vapore! Io vado per un'oretta al fiume. Peccato che tu abbia da lavorare. E questo lo chiami lavorare? E che cos'è allora? Questo per Tom Sawyer è un divertimento. Senti, mi fai dipingere un po'? Think I'd let a dude whitewash? Oh, come on now. I'd let you if you was me. No.
Meno male se fosse dall'altra parte. La zia Polly non ci bada, ma qui di fuori vuole che il lavoro sia fatto bene. Ma io so bene, e al posto tuo ti farei provare. Ti regalo questa mela. Ah sì? Ma no, è meglio no. E poi ti do anche questo. Magnifico, mi piace molto. Che cos'è? Una maniglia quasi d'argento. Oh, era tanto tempo che volevo una maniglia bella come questa. Allora, tieni. Oh, presto, prima che me ne penta. Tieni, non dirlo alla zia. Non ho visto niente, signor Tom. Zia Polly! Zia Polly! Polly this, Aunt Polly that. Aunt Polly here, Aunt Polly there. Beh, che cosa ti prende? Can't you tend to work and leave a body in peace? Posso andarmene adesso, zia? Quanto ne hai dipinto? Ho finito e ci ho dato 3 mani. Bada, Tom, lo sai che io le bugie non te le perdono. Ma guarda, Mm. Ma bravo, Tom. Oh, sì, sì, così va molto bene. Vedi che sai lavorare quando vuoi? Beh, va a giocare adesso. La virtù è premio a se stessa, dice la Bibbia. Zia Polly! Zia Polly! Oh, santo Dio benedetto! Che cosa ti è successo, figliolo mio? Non è niente. Ti metterò subito il vestito delle feste. Questa volta lo sistemo io, quel brigante, appena torna a casa. Va. Oh dear. Ciao, Amy. Ciao, Tom. Ecco. I've got something for you. Dove sei stata che non t'ho più vista? I haven't seen you since we got engaged. Ho avuto la rosolia. E l'hai ancora, Amy? No, caro. Ti pare che uscirei se non fossi guarita? Chi viene a stare lì di faccia? I heard Mama say it was the new judge. Oh, vedi? Quella là è la figliuola. È un'oca. Ma sent me over to play with her, but I wouldn't. She's too ugly. Nobody around here is going to like her. Dimmi, Amy, tu sei proprio sicura di essere guarita? Sì, proprio. Why, yes, what's the matter? You look awful peaked. I do. Non sei più bella come eri una volta. Sono più brutta, dici? Sarà il sole che ti ha fatto venire quelle macchie. Sì, può essere. Allora torno a casa. Cattivo. Mamma.
Ehi, Ben! Vuoi ricomprarti la tua rana? Non ho che biglietti. Sì, della Bibbia. 6 blu e 6 gialli. Ma sei matto. Te ne do 4 blu e 5 gialli. Ci sto, via. Ecco. Ecco, signor giudice, quando un nostro alunno impara a memoria 2 versi della Bibbia, riceve da me un piccolo biglietto blu. Ora, 100 biglietti blu danno diritto a uno giallo e 10 biglietti gialli vengono premiati da me con una bella e pregevolissima Bibbia. Attenti? Attenti? Silenzio. Oggi noi abbiamo l'alto onore di avere un'ambitissima visita. Il signor Tasher, testé eletto magistrato della nostra contea, si degna di consegnare personalmente il premio della Bibbia a Sidney Sawyer. Vieni qui, Sidney. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ho paura, Sidney, che dovrai aspettare un'altra settimana perché ti mancano ancora 2 biglietti. Quando sono entrato non mi mancavano. Vai, Sidney, vai. Non credo che ci sia un altro allievo che abbia imparato a memoria i 2000 versi per questo ambito premio. No, non ci può essere. Direttore, il premio me lo becco io. Coi biglietti sono in regola. Bene. Ecco, prendi posto sulla pedana mentre io li conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sì, ci sono tutti. Il numero dei biglietti è quello regolare. Allora questo ragazzo ha senz'altro diritto al premio. Sì. E se volete avere la bontà? Dunque, mio bello ometto, come ti chiami? Tom. Oh no, di bene. Thomas. Thomas è qualcos'altro, immagino. Di il tuo nome e cognome, ma devi aggiungere signore. Signor Thomas Sawyer. 2000 versetti sono molti e tu sarai sempre fiero d'aver faticato a impararli. Certamente conosci i nomi dei 12 apostoli, vero? Quali erano i primi 2? Rispondi al giudice, via, non aver paura. È un po' impressionato, ma vedrete che a me lo dirà. Avanti, i 2 primi apostoli erano... Adamo ed Eva. Chi? Seduti! Top, Sawyer! Sono qua, signor maestro. Subito qui! Sentiamo, perché sei in ritardo? Ti metto in castigo sui banchi delle bambine, eh? Oh no, signor maestro. Avanti, come giustifichi il tuo ritardo? Mi sono fermato a parlare con Bu. A parlare con Book? E tua zia ti fa frequentare quella birba? Ecco, io... Non lo credo.
a sederti con le bambine. Monello. Cominceremo con gli esercizi di moltiplicazione. Avete 2 minuti per fare questa operazione sulla vostra lavagna. Tempus fugit. Time's fleet. È magnifico. Che cos'è questo? Chi lo ha disegnato? Sei stato tu, Harper? No, signore. Billy Fisher, sei tu? Io no. Benjamin Rogers? No. Bucky Tusher? Sei tu? No? Guardami negli occhi. L'hai disegnato tu? Rispondi. No? Adesso vedremo. Vieni qui, Rebecca Tusher. Sono stato io. Come? Sono stato io, sì. Subito qui, Thomas Sawyer. Attention. We will continue from where we were interrupted. You have precisely 32 seconds to complete the drill. Come hai fatto ad essere così buono? Come hai fatto ad essere così buono? Come hai fatto ad essere così buono? Hello, Tom. Oh, ciao Becky. Ti piacciono i topi? Mi fanno ribrezzo. Anche a me se sono vivi. Ma io dico morti, da mettere sul cappello per figura. No, neanche così mi piacciono. Preferisco le caramelle. So do I. I wish I had some now. I've got some home. I'll let you chew it a while tomorrow. But you must give it back to me. Senti, Becky, sei mai stata fidanzata? Che vuol dire? Fidanzata per poi sposarti. No. Ti piacerebbe? Io non lo so, Tom. Ma com'è? Com'è, ecco. È niente di speciale. Sai quello che ho scritto sulla lavagna? Oh, sì. Ebbene, ce lo diciamo l'una all'altra e siamo fidanzati. Si fa presto, sai?
Ma non adesso, un'altra volta. Domani. Sì, buona, te lo dico tanto piano che scommetto non lo senti. Ti voglio bene. E adesso dimmelo tu. Volta la faccia di là, così non vedi che te lo dico. Ora volta la faccia. Ti voglio bene. Ora bisogna darci un bacio. Come? E perché un bacio? Ma ecco, sì, fanno tutti così. Su, andiamo. Cosa credi che sia? Un bacio è meno di niente. Sì, buona. Ti prego. Fatto. E dopo di questo non ti sposerai mai con nessuno, mai, vero? No, Tom, ma neanche tu non ti devi sposare con nessun'altra. Si intende? Il patto è così. È un bel patto. Io non ero mai stata fidanzata. Oh sì, è divertente. Quando Amy Lawrence e io... Amy Lawrence! Tu Amy Lawrence! Oh, Tom! Ma allora io non sono la tua prima fidanzata! Non piangere, Becky! È stato un mese fa! Vattene! Guarda, ti faccio un bel regalo! Non lo voglio! È una maniglia quasi d'argento! Su, prendila! Fammi contento! Questa è la cosa che io ho più cara. Prendila. Ciao, Bu. Cos'hai nel sacco? Un gatto morto. Un gatto morto. What's dead cats good for? A che serve? A guarire i porri. A guarire i porri? Ma come fai? Tu prendi il gatto e verso mezzanotte vai in un camposanto dove è stato seppellito un uomo cattivo. Poi quando il diavolo viene a prendersi l'uomo cattivo, gli getti dietro il gatto e dici: il diavolo col morto, il gatto col diavolo, i porri col gatto, sparite tutti. E così sei bello e guarito. E quando è che fai la prova? Oggi seppelliscono il vecchio William. Scommetto che il diavolo viene a prenderlo stanotte. Ma William era così cattivo? Altro che, era il peggio imbroglione del paese, da quando se ne andò via il mio patrigno. Mi lasci venire con te? Vieni, ma avrai paura. Paura io! Ora io vado a pescare. Tu è meglio che ti faccia vedere a scuola. Allora ti aspetto per mezzanotte. Farai miau? Farò miau, ma tu scendi subito. L'altra volta sono usciti 6 gatti prima di te. Meow. Meow. Oh, meow. 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 Meow.
Huggy, do you believe that the dead people like it for us to be here? It's all right if you don't step on them. Say, Huggy. Secondo te William ci sente discorrere? Sicuro. Bisogna parlare con un certo riguardo. Allora dovevo dire signora William. The devil's coming. Siamo fritti. Sai pregare? Ci provo. Adesso sperando mi volo. Guarda. Are they devils? Quello è Meth Potter. Già. Mi trovo ubriaco. E quello è il dottore Robinson. Portano via un morto. C'è Giungioi. Allora preferisco il diavolo. Adesso mettetela sul carretto. Dico a te! Pagate prima. Non vi darò un soldo finché non avrete finito il lavoro. Se vi serve questa mercanzia dovete pagare adesso, subito. E poi tutte le altre volte che ve lo diremo noi. È un ricatto che volete fare. No, ferma, dottore! Vattene via, senza perdere un minuto. Cosa è successo? No, non volevo ammazzarlo. Lo so che non volevi, Meth. Of course you didn't. Ed ora bisogna raccontarlo subito. Vuoi finire come il dottore? Quel brigante di Giungioi non ci mette né sale né pepe, ci ammazza tutti e due. Se diciamo la verità. Tutto sommato sarà meglio che giuriamo di star sempre zitti. Qua la mano. No, bisogna fare una cosa più sul serio. Bisogna scrivere in grande il giuramento e firmarlo col sangue. Sì, scrivi tu che sai. Finn e Tom Sawyer, giuriamo. Keep Mom, and may they drop down dead in their tracks if they ever tell and rot. È inutile che state a bussare. Stanotte il dottore non è tornato. Da quando Tom è tornato da scuola, non si è più mosso di lì. Tom. What's the matter with you? He talks so much in his sleep, he kept me awake about half the night. Hai avuto qualche guaio, Tom? No. Di svelto che ho da fare in cucina. Vuoi qualche cosa? Su, parla. No, non voglio proprio nulla.
Lo so io cosa vuoi tu. La medicina. Sì, signore, doppia dose subito anche. Hai parlato tanto mentre dormivi. You said blood. Blood. You said that over and over. E una volta hai strillato, non lo dirò. Ma cos'è che non vuoi dire? Bravo, prendi questo. Guarisce tutto. Apri la bocca. Apri la bocca. Non soffiare. Te ne serve un altro cucchiaio. Avanti! Poche storie! Giù! Giù! Non me ne stare a chiedere se non sei proprio sicuro d'averne bisogno. E vabbè, ma ricordati che se poi non ti piace, non te la devi mica prendere con me. Dimmi, hai bastonato il gatto, eh? Io no, zio Polly. Non l'ho mai visto così infuriato. Cosa gli sarà successo? I gatti fanno sempre così, quando cambia la luna. Ah, fanno così, eh? Scommetto che hai dato la medicina al gatto. Guardami in faccia. Oh! Bertomo, perché hai trattato così quel povero gatto? Ho provato a prendere il posto della zia che lui non ha. Non ha zia, pezzo d'asino. Che cosa c'entra questo? C'entra che se l'avesse gli brucierebbe le budella, senza nemmeno starci a pensare un solo momento. No, Tom, non bisogna essere crudeli con le bestie. Già, non bisogna con le bestie, ma neanche con i cristiani, zia. Però la medicina t'ha fatto bene. Ha fatto bene anche a lui. Non è mai stato così allegro come ora. È meglio che me ne vada, se no mi inquieto un'altra volta. Sid, non lo picchi quando prende lo zucchero. Già, perché non è un tormenta cristiani come te. Sì, è stato Sid che l'ha fatta cadere giù. Beh, non è un castigo che andrà perduto. Quando si tratta di schiaffi, Tom, sei sempre in credito.
Non vieni alla gita della scuola? No, non ci vengo. Qui dentro ho un'insalatona di patate, una bella torta e delle frutta. Se annegassi, allora sì, che piangerebbero tutti. Ben Rogers ha detto che porta dei grilli da mettere giù nel collo delle ragazze. Io sarei lì senza poter rispondere a nessuno. E loro si strapperebbero i capelli. Mia madre mi ha picchiato per farmi mettere le scarpe. È una vita da cani. Anzi, è peggio che da cani. Già. Farti mettere le scarpe come se nevicasse. Farti ingoiare la medicina. Strizzarti i piedi. Proprio come dirti, scappa da casa. Io ci starei. Niente più scarpe, Si potrebbe capisci? andare chissà dove, vero, Joe? Peekaboo. Andiamo, Joe. Dammi il manico dei cestini. We can use hot spray. Io sono Myrtle, il terrore guercio del Mississippi. E se tu non scavi il tesoro, ti passo per le armi. Ho mai già passato per le armi 10 volte. Ce ne ho piene le tasche di crepare. Tu non sei un pirata come si deve. Sei un disonore. Allora perché non mi hai lasciato fare l'eremita come volevo io? Va bene. Sarai degradato. Ehi, corsaro nero! E ora vai pure a fare l'eremita. Ehi, Joe! Cos'è? Non è un tuono. Zitto, che sentiamo. Guarda. È morto qualcuno nel fiume. Sparano sull'acqua per far venire a galla l'annegato. Io darei non so che cosa per sapere chi cercano. Anch'io, ma vedrai che si tratta del dottor Robinson. We won't find nothing till we get down the river to where the raft was found. How do you know that was the right raft? Why, the poor little Harper boy's shoes were still on it. You old puddin'head. That's who's drowned. Nice! Oh! Do you suppose they really think I'm drowned? Of course they do. Ain't you glad? Well, I suppose so. But, well, I thought maybe my mother would... Well, Your mother made you wear shoes, didn't she? well, yes, but... Well, if she felt too bad, well, maybe I ought to go home. What? Well, you know, just for a visit. Visit. You're just scared. Shucks. I'll bet you both want to go home. Oh. Joe, cosa farai quando andrai a casa? Vuoi dire che torniamo a casa? Ci torneremo fra 15 o 20 anni. Fra 15 o 20 anni. Allora, io sarò generale e tornerò con una bella sciabola e le medaglie. E senza una gamba. Nonno mio è senza una gamba. O andrò nell'West a stare con gli indiani. Quando sarò capo, verrò con le penne in testa a fare una spedizione contro la nostra scuola. Quando io vado a scuola, la mia mamma mi dà sempre una fetta di pizza. Oppure farò il pirata.
Così entrerò in paese con la scimitarra e tutti correranno a nascondersi gridando: Tom Sawyer, il terrore dei mari, torna a casa. Già, torna a casa. Joy. One thing about being a pirate, nobody's gonna bother you about washing your feet. My ma always makes me wash my feet with soap. Yeah, but I bet you don't smother the covers up around your neck or fuss around with your pillow every night. Ma got me an eider done. Well, Almeno non senti più il fracasso che fanno per casa la mattina quando ti va ancora di dormire un po' di più. Di mattina mamma mia dice una bella preghiera. Certo però che per nuotare questo è il posto migliore. Ma chi si diverte se nessuno viene a dirti di non nuotare? Te lo posso dire io di non nuotare. Io voglio che sia la mia mamma a dirmelo. Signora Harper, non ne vedremo mai più quelle sant'anime dei nostri ragazzi. Questa è una poesia che ho scritto per Joe e per il nostro Tom. Leggila tu, cara. Ai cari annegati di Mary Wadsworth Sawyer. Di povere donne l'arcano soffrire nessuno credete, nessuno può dire. Talvolta quei frugoli parevan birboni, ma in fondo eran sempre dei frugoli buoni. Vorrei darvi coraggio, ma non ne ho più nemmeno per me. Ho sperato fino al momento che hanno ritrovato le scarpe del mio Joe. Ma ora è finita. La colpa è stata di Tom. No, sì. Non parlare male del nostro Tom. Adesso che non c'è più. Vattene a letto invece. Sì, è meglio, zia. Oh, signora Harper, non so come andrò avanti senza il mio Tom. And the last words I ever heard him say were to reproach me. Well, all our tears won't bring them back. Non sarà meglio, zia, che ora tu vada a metterti un po' a letto? Sì, hai ragione, Mary. Mi sento così male. Cercate di riposare. Buonanotte. Good night, Aunt Polly. Buonanotte.
mio Dio, nella tua infinita pietà, Watch over our innocent boys. castiga me come lo merito, ma non in questo modo. I beg of thee, please. Oh, please let their bodies be found. Perché io possa almeno rivedere il mio caro Tom una volta. L'ultima volta. Amen. Ma com'è, Jim, che ancora non dormi? Non fatta, tignolina Mary. Pensa sempre al funerale di domenica. Now stop thinking about Sunday. Go on out and go to sleep, Jim. I'll try, Miss Mary. Oh, Tom. Che fai qui? Sei venuto per quei ragazzi? Già, quei ragazzi erano amici miei. You ain't got no friend but me. Devi star nascosto. Amici miei, noi siamo qui riuniti per un solenne tributo d'affetto alla memoria di 3 buoni e bravi ragazzi, stroncati da un'iniqua sorte all'alba della vita. Quale modello d'obbedienza e di rettitudine era Joe Harper? Nutriva il costante orgoglio d'esser lindo di ausilio e di sostegno alla propria madre. Always taking pride in being well dressed and neat. Yet let us rejoice. Confortiamoci nel pensiero che il nostro Joe porta ora l'assisa di una pura luce. E Thomas Sawyer. Non parlerò della sua mitezza verso gli uomini e gli animali, della sua diligenza nell'adempiere ai doveri della casa e della scuola. Dirò soltanto che le sue doti di cuore e di intelletto e attività giustificano appieno le espressioni di stupore con cui gli intimi e gli stessi estranei qui in paese salutavano le sue... And last, but all my Ultimo di friends, numero, by ma no non per means least, bontà. the figure we Colui all che had tutti come to abbiamo love, imparato ad apprezzare, the lo unfortunate sfortunato but ma enduring tenero child di of delitto, nature, known che aveva nome as Huckleberry Finn. con How quale bravely he coraggio egli overcame the affrontava dismal gli handicap of svantaggi his della sua character. nascita, How nobly con he quanta grew in grace nobiltà d'animo and became sapeva a useful rendersi member. utile al suo prossimo. But now, Ma alas, quei fiorenti all giovinetti, three blossoming ahimè, youths have han crossed the varcato il great grande river. fiume.
They sono have giunti alla stepped riva upon the piena sunlit di shore. sole. Even ed now ora they avanzano march. They ed march entrano into... nel... Il mio tesoro! Mi pare tutto un sogno! Oh, figliolo mio caro! Oh, Joy! Joy! Ma dove sei stato tutto questo tempo? Chi t'ha salvato? Nessuno. Stavamo a giocare ai pirati. A giocare ai pirati? Ci hanno preso in giro tutti quanti. Direi di santa ragione. Ah, beh, farci credere che erano annegati. Sono tornati a noi sani e salvi e ringraziamo il Dio. Su, cantate di gran cuore. Giocavi ai pirati, eh? Aspetta che torniamo a casa. Lo so che ho fatto male a lasciarti credere che io ero annegato. Però mi sono sognato di te, zia. Ma hai fatto un bell'onore. Cosa hai sognato? Ecco, dunque, giovedì sera ho sognato che tu, zia, eri seduta sul sofà e tu invece sulla cassapanca. And Mary next to you. So we did. So we always do. And Joe Harper's mother was here. Why, she was here. E poi, Tom? Se non mi sbaglio, la mamma di Joe ha detto che sopra la zattera ci doveva essere... Aspettate. Joe's... Che cosa, Tom? Le scarpe di Joe. Proprio delle scarpe ha parlato. Aspettate. Oh sì, mi ricordo benissimo ora. Sid ha detto... Mi pare che ha detto che era tutta colpa mia. Dio santo, ma è tale quale? E tu lo hai fatto star zitto. Ma naturalmente. E poi sei andata a letto. E poi dicono che i sogni sono tutte storie. Glielo voglio raccontare subito questo fatto alla mamma di Joe. Oh, hai imparato anche a sognare, dimmi ora, imbroglione. Ho forse sbagliato in qualche cosa? Ma bravo! Hai raccontato tutto il sogno senza nemmeno mezzo sbaglio. Sì! No, mai preso! No, mai preso! Tom! Tom! Di un po' che cosa ne diresti se ti scorticassi vivo? Ma cos'hai con me, zia? Ho raccontato il fatto del sogno alla Harper e lei è venuta a sapere da suo figlio che quella sera hai sentito i nostri discorsi perché eri qui. Lui ha detto la verità, tu no. Oh, Tom, se ti frequenta diventerà un ragazzo bugiardo come te. Lo capisco che non ho fatto bene, zia, però vedi, in quel momento non mi pareva. E poi non ero venuto qui per fare uno scherzo. E perché ci sei venuto allora? Per dirti che non eravamo annegati. Non so che cosa darei per crederti. Ma non posso proprio. Sei andato via senza dir niente? Sai, quando ho sentito parlare del funerale, mi è venuta l'idea di nascondermi in chiesa. E allora mi sono ripresa la scorza d'albero. La scorza? Quale scorza? Quella dove avevo scritto che noi si faceva i pirati. È ancora nella tasca della mia giacchetta. Vuoi andarci a guardare se non mi credi? Vorrei proprio che ti fossi svegliata quando ti ho dato un bacio. Tu mi hai dato un bacio? Ah sì, te lo giuro, zia. E perché me l'hai dato? Perché ti voglio bene e mi rincresceva tanto sentirti piangere. Dammene un altro. Adesso va a scuola. T'ho detto di andare subito a scuola.
Dio è testimonio che io non c'ho colpa di quella disgrazia. Non sapevo quello che facevo. Vorrei morire se non dico la verità. E pareva un bravo uomo. Già, pareva. Chi l'ha denunciato? Giù, in piano. Ehi, Tom! Sai, hanno trovato il corpo del dottore e arrestato Meth. Ma non l'ha ucciso lui. Junjoy dice di sì e Meth non lo nega. Noi però... Cosa dobbiamo fare? Fare? Niente. Vuoi proprio andare a finire anche tu al Camposanto? No. Silenzio, silenzio! In nome della legge lo Stato del Missouri procede contro l'accusato Meth Botter. La morte fu causata da un trauma incisivo al cuore, prodotto da un coltello. Sì, è il coltello di Meth Botter, che l'ho venduto io 2 mesi fa. Ho visto Meth dare il colpo. Stavo a pochi passi da lui. L'interrogatorio è finito. La parola alla difesa. Vostro onore, chiedo un rinvio fino a domani mattina. Un rinvio? Per quale motivo? Per poter preparare la mia ringa, che sarà la nostra sola difesa. Non avete dunque testimoni? Non abbiamo potuto trovarli. Qui c'è un altro po' di tabacco. E dei fiammiferi, di quelli che accendono. Grazie ragazzi, siete stati buoni con me, più di tutti gli altri del paese. Delle volte mi ricordo che io ai ragazzi insegnavo i posti del fiume dove c'era da pescar bene. E adesso tutti quanti si dimenticano del povero vecchio Meth. Ma Tom e Book no. E nemmeno Meth si dimenticherà di loro. Fa bene vedere degli amici quando tutti ti danno addosso come battere su un uscio. Dei veri amici. Diamoci una mano. E grazie. Voi che avete aiutato Meth e che non potete più aiutarlo. La verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. E Dio m'assista. Thomas Sawyer, dove ti trovavi il 17 di giugno verso mezzanotte? Where were you on the night of June 17th, about 12 of the clock? Su, cerca di ricordare bene, rispondi chiaramente. Dove eravate? Nel Camposanto. Ah, parla un po' più forte e non avere paura. Dunque eravate? Nel Camposanto! Che cosa ci portavate? Solo un gatto morto. E che volevate fare col vostro gatto morto? Ci dovevamo far la cura dei porri. Sicuro, si prende il gatto e di notte si va in un camposanto dove è stato seppellito un uomo cattivo. E allora... Ilona! Se dobbiamo sentire questi sproloqui su un gatto morto, posso chiedere alla corte dov'è il felino corpus delicti? Produrremo lo scheletro di quel gatto. Ora, dimmi con precisione, eri vicino alla tomba di William? Sì, signore. Parla più forte. Quanto eri vicino? 10 o 15 passi. Eri nascosto? Eri nascosto, sì o no? Sì, signore. Dove? Dietro un albero. Su, da bravo. Racconta tutto quello che è successo. Racconta a modo tuo, ma senza saltare niente. E non avere paura. V'è stata una lotta. Meth è caduto svenuto. Non l'ha ammazzato lui, il dottore. Quello che ha dato il colpo è...
Pronti tutti che si va alla grotta adesso, ragazzi, svelti! Piano, attento, Attento a non scivolare, tu, Piano. Così. Dammi la mano, tu. Ragazzi, state attenti a non allontanarvi. Aspettaci! Aspetta, Tom! Scendi! Corri, Becky! Se no ci prendono! Sembra il paese delle fatte. Vieni, non ti bagni, sai? Grazie. Che cos'è? Un dolce, ma non da mangiare. Vedrai che non dice di no. No, dammi qui, Tom, ti prego. Svelto, dammi quel dolce. Se vuoi, ti prometto che non l'assaggio nemmeno. E va bene. Mi fido di te. Che silenzio che c'è qui. Gli altri non si sentono più. Già, è meglio tornare. Guarda, bello. È proprio come il trono di un re. Sì. Andiamo, Tom. Facciamo presto. Ecco la strada. Qui tutti con me, che è ora di andare a casa. Coraggio, ragazzi, via, via. Sono pipistrelli! Forse ci sono due troni. No, ci siamo perduti. Fammi pensare un momento. Ma perché abbiamo lasciato quegli altri? Non t'agitare. Hai paura tu? Non c'è proprio motivo. Io con te mi sento sicura. Brava. Penso io a farti uscire. Credi che mi sia perso di coraggio quando giù mi ha buttato quel coltello? Con qualunque altro ragazzo avrei paura, ma con te no. Lo credo. Tom! Cos'è stato? Si è smossa la pietra. Tu passa pure, la leggo io. Buonanotte. Forse gli altri ci stanno cercando. Garantito. Reggi qui. Signorina Jackie! Signor Jerry! Signorina! Signor Jerry! Tom! Ma non è niente, Becky. Cerca di farmi lume. Di che cosa hai paura? Ah, una magnifica gita! Beh, dov'è Tom? Ma deve essere nell'altro carro. Tom!
Ehi, Tom! No, qui non c'è. No. È strano. Mi pareva proprio che fosse nell'altro carro. Chi è che l'ha visto? L'ho visto io, andavo avanti con Becky nella grotta. Allora sentite Becky. Becky! Becky! Qui non c'è. Is Becky Thatcher in your wagon? Becky? Becky? No, she's not here. Si saranno sperduti nella grotta. Nella grotta. Sperduti nella grotta. Sperduti nella grotta. Lost in the caves. Sperduti nella grotta. Segnate la strada che non si sperda qualche altro e dividetevi in 2 squadre. Guardatela se ci sono altri passaggi. Sì. No sign of it down there. No? Devono essere andati dall'altra parte. Allora, a destra. Su, andiamo. Ehi, un momento! Guardate, qui c'è un passaggio e delle impronte! Delle impronte! Sono le impronte dei ragazzi. Io sono venuto tante volte nella grotta, ma fin qui mai. Andiamo. Becky! Becky! Tom! Tom! Becky! Tom! Oh, adesso sparo un colpo. Did you hear that? It's them! Vengono a prenderci! Siamo salvi ora! Signorina! Signor Sherry! Signorina! Signor Sherry! Siamo qui! Nella grotta, Cos'è? Delle voci. Sono loro! Ehi, signor giudice, guardate! Vedete, sono passati qui. Andiamo! Signor giudice! Via! 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 Tom, non possiamo più passare. Vero? Cosa facciamo adesso? E come vuoi aprirti un passaggio qui? Non basterebbero nemmeno 6 mesi. Becky, you mustn't. Please don't. I can't help it. If only I had my mother. And...
There. Ain't it fun having a fire? Yes, but Tom, I'm so hungry. Did you forget this? I saved it from the picnic for us to dream on, the way grown-up people do. Couldn't we make a wish on it? We could try. I wish it was as big as a barrel. E un filo forte l'adopero per il mio aquilone. Tu ne tieni un capo, mentre io vado a dare un'occhiata lì alle gallerie. Oh no! Non lasciarmi sola! Bisogna bene che facciamo qualche cosa. Ne prendo un pezzetto, l'altro lo lascio a te. Non lo far cadere, oh, no! Prova a cantare, Becky. Ti terrà compagnia. If ever I see on bush or tree young birds in their pretty nest, I must nod in place till the young birds away to feed their mother's breast. My mother, I know, would sorrow so.
L'indiano. Se era qui è perché? Perché c'è un'altra strada. Cerchiamo. Non fare così, Becky. Guarda! C'è la luce! La vedi? Andiamo! Alzati! Coraggio! Torno subito! Torno a prenderti! And then this heroic boy actually went back
verso quella profonda tenebra. E così poté portare in salvo la nostra Becky. Questo ha usato un cuore di ragazzo, il nobile cuore del giovanetto che ora io vi presento, Tom Sawyer. Dov'è? Where's Tom? Where is he? L'ho visto uscire un'ora fa con Book. Eccoli qua, gente. Book e Tom sono ricchi. Hanno trovato il tesoro di Murrell. Bravo Tom, complimenti, bravi ragazzi. Ricordati che siamo fidanzati. Venite ragazzi, c'è il dolce! Tom un giorno potrà anche diventare presidente. Se non lo impiccano prima.